Magia dopo magia, pedalata dopo pedalata, incontro dopo incontro, arriviamo finalmente a Rimini, giusto in tempo per l'inizio dei campionati mondiali di magia. C'è una cosa, che già Lodo, lodo. Appena arrivati, incontriamo il mago comico Tino Fimiani. Quindi 6 luglio finalmente siamo al FISM, primo giorno di FISBile 2015, siamo in compagnia di Tino Fimiani. In arte. Tino Fimiani. Perfetto. Però anche molti nomi. Tino Fimiani. La contaminazione. Cioè il fatto che voi abbiate fatto una cosa completamente distante dalla magia e quindi avete unito due cose apparentemente lontane, le avete rese uniche insieme. Ho fatto il cammino di Santiago de Compostela senza allenamento, senza sellire, no. Raccontaci un po' di Tino Fimiani. Sta passando su una di Gaetan Blui, mica da ridere. Si è anche messo davanti alla telecamera, però non importa. A Tino Fimiani ho iniziato come prestigiatore, come mago, poi mi sono anch'io contaminato, continuo a contaminarmi, perché sono passato dalla clowneria al teatro, al nuovo circo. Se adesso mi devo collocare sono un clown magico. In questo caso però la magia viene finalizzata quasi sempre a una storia, a delle premesse ben chiare. Io e Luca Regina, siamo il Lucchettino, quando utilizziamo delle tecniche magiche di non utilizzarle fine a se stessi, ma all'interno di un contesto, di una storia. Al servizio del personaggio, la magia al servizio del personaggio. Io trovo che sia sempre vincente anche quando viene fatto manifestazioni come queste, spicca subito l'artista, cioè, dà una motivazione chiara a quello che sta facendo, perché sennò il famoso sé magico di cui parla Stanislascu non si realizza mai. Quello che ti volevo chiedere è anche questa domanda particolare, ovvero se tu hai un sogno legato alla magia. Adesso sento il desiderio, infatti non a caso sono qua e sono al mondiale perché il desiderio è di tornare da dove tutto è iniziato. Tu riprendi le stesse cose che facevi allora e le riscopri. Quando stai cercando qualche cosa, guardati indietro. La magia è un grande mezzo, se usato bene, da utilizzare in teatro. Adesso il mio desiderio, il mio sogno della magia è riprendere i fili da capo, rivedere le tecniche, le cose che avevo dimenticato. Insomma, non so se a voi capita Sì, però non mi capita soltanto la magia, anche con le donne. No, scherzo. Quanto il teatro è importante per essere prestigiatori? La scuola teatrale non si finisce mai di imparare, comunque ti dà una disciplina, una forma mentis, ti dà un abito mentale che ti permette poi di affrontare, crearti nel modo giusto. Il teatro ha dei tempi e dei ritmi, la televisione ne ha un altro. Possono avvicinarsi, possono essere vicine in alcuni momenti, però sono due cose diverse. Ovviamente se hai una preparazione teatrale puoi dopo trasformare le tue conoscenze, cambiando i ritmi, cambiando il linguaggio, cambiando tutto, per lavorare in televisione. Hanno fatto tantissimi attori, si sono adeguati
sono tra virgolette sporcato per lavorare in televisione. Puoi ripetere la domanda? Che cos'è per te la magia? Non ce l'ho la definizione, la sto cercando adesso. Quando io vedo un artista acceso sul palco che mi trasmette qualche cosa, in quel momento lui è già una manifestazione magica. Però la magia non è soltanto contenuta nel trucco, cioè nel fatto di fare qualcosa di inspiegabile. La magia è contenuta proprio nel rito, di rappresentare qualche cosa e di assistere a qualche cosa. Il rito che si ripete da millenni, in quel momento è stata la magia. Il momento in cui io vengo trasportato da una storia, da qualcuno che mi racconta qualche cosa, il momento in cui io rivivo, sobbalzo dalla sedia, in quel momento vivo una magia. Che cosa ti piacerebbe raccontare che magari non hai ancora fatto In questo momento no. E noi stiamo utilizzando la magia con il lucchettino, utilizzando la parodia e recuperando l'immaginario consolidato della gente che ha dei maghi. Per adesso mi piacerebbe poi in un futuro fare del mentalismo, è una cosa, voglio fare del male, però sono passato dalla magia generale alla magia comica, alla clownerie e poi ritornare poi all'altro estremo a fare del mentalismo. Non so perché, un giorno mi piacerebbe fare. ti piacerebbe lasciare qualcosa, una sensazione per dire il pubblico sta andando a casa con questa sensazione qui? La cosa incredibile dello spettacolo dal vivo, un momento dopo è finito e non si può ripetere. Ciò che stai vivendo è l'estemporaneità, stai vivendo l'atto. Voglio lasciare in quel momento l'estemporaneità dell'atto, in quel momento. Poi, dopo, se vengo ricordato, se non vengo ricordato, se il mio lavoro è stato fatto bene, viene ricordato o no, mi interessa soltanto che in quel momento si verifichi il qui e ora. Cosa definisce appunto realtà? E io penso che la realtà non esista, nel senso che comunque la realtà viene determinata dai nostri pensieri e quindi noi determiniamo la realtà. Possiamo essere in grado di trasformare la realtà che ci circonda anche attraverso un atto teatrale magico, una rappresentazione, assolutamente. Come dice Domenico Lannutti, anche chi fa spettacolo è uno sciamano moderno. Se noi artisti riusciamo a mettere da parte il nostro ego, riusciamo a essere più canali di qualche cosa, forse possiamo vivere questa cosa con più gioia. L'ego è una cosa che tu nutri, magari se ti trovi in un momento fortunato ricevi anche del successo, nel momento in cui il successo finisce, cosa fai? Ti spari in corpo? Cioè, E adesso ci sei o non ci sei? dove? Sparisci o non sparisci? Adesso? Sì, in questo momento. Sei qua o non sei qua? Adesso sono abbastanza qua, abbastanza. Però la stanchezza non mi fa essere abbastanza presente. Ancora ti ringraziamo. Figurati. Tra l'altro questa roba della bici, ti fa, è una forma di meditazione incredibile, perché Beh, ma comunque ti dà fastidio. cioè lo sport in generale, comunque in tripla mentale è una figata. Vista? Posso ci Condizionare in qualsiasi parte condizionare dale! Scherzo, va benissimo, scherzato. Va benissimo. Posso dirti una carta? Per pigri. Vabbè, con una carta prendi, perfetto, prendila, guardala, ti piace? Ok, adesso io vado. 3 di fiori. Il FISM è un evento che combina magia, divertimento, conferenze e voglia di stare insieme.
tutto a un livello straordinario. Durante le esibizioni rimaniamo affascinati da Xavier Mortimer e decidiamo, di scambiare qualche parola con lui. Good morning, buongiorno, buongiorno a tutti. We are in company with Xavier Mortimer, who is Xavier Mortimer for Xavier Mortimer. I think mainly it's my name. That's how my mother called me when I was born. But besides that, I'm just a human being trying to entertain, trying to have a good life and make people around me having a good life. What do you think about the various type of art inside the show? I love like entertainment, I love art, I love stage performances. When I was a kid, I didn't know what to decide. I wanted to learn everything. I wanted to be a performer. I wanted to like entertain people. So I learned everything because for me, it's not only about like, oh, I'm going to do a trick. It's more about, okay, I'm going to tell a story. I'm going to make you laugh. I'm going to do something beautiful or something that's going to be with the rhythm, like, make something else happening to the magic. But the center of it is always magic. What is the magic? I think it's everything. I think in life, everything is magic. It's funny because, the sun going down every night is kind of magic now, but the magic as an entertainment, as we do it in our civilization, it's more like a surprise. It's like, okay, I'm going to do something that you won't believe. I'm going to make float an object, I'm going to float myself, or I'm going to make disappear something, and you will be like, what happened? And even if you understand, if you try to understand, you've been surprised, you've been fooled, and you've been entertained because I showed you something that you've never seen. And this is, for me, magic. It's more like showing something that you've never seen and that you don't even imagine it exists. Magic is just a tool to bring and to give an emotion. So whatever you do, if you have this emotion in you, if you want to give it to your audience, to the people, if you want to inspire the others, because this is as well what we are here in the FISM, in this kind of convention. We just carry on like a long tradition, and we have to keep it doing and keep it alive. Yes, and how much is important to emotions? How much are important in a show, in magic? If you don't have an emotion, if you don't rely on what you see, you will not remember it at all. This is the core of entertainment. This is the core of the art. You have to make people feel something because they have a life, and sometimes the life is good, sometimes life is not so good, and sometimes you just open their eyes and you're like, oh wow, what happened? Wow, I want to see something different than the daily thing that I see every day. So this is how they will remember. This is how they will feel something, and when you touch them. So emotion first. And sometimes, some tricks are a bit like more, I'm gonna fool you, but I don't. I want a trick that speaks to people, something that brings an emotion. What is for you reality? Wow, the real one. Like says Albert Einstein, the reality is what my head gives me as the world around me. The reality is maybe something that fools myself. The reality is what my brains give me about this stone and this bench I'm sitting on. I guess it's real because I'm not falling.
Maybe we want to escape this reality because we want to dream and we want to think it's possible to fly and we want to think it's possible to make girls and cars and things around us appear or disappear. It's good about it. Yeah. Be yourself. Don't do anything else that someone did. Don't do anything that you saw because you'll always be the number two. You better be the number one. Your dream, what is? I don't know. I just go from one step to another, and I would love to build a new show and tour with it and carry on what I do, spreading the magic, spreading actually what I dream for. I mean, tell people it's possible to do that, and yeah, that's. I'm already living my dream, so you know. Yeah, sure. Perfect. Okay. Thank you so much. Non tutti riescono a reggere il ritmo del FISM. E in un campionato mondiale di magia non poteva mancare una grande icona. Silvan! Buonasera, siamo tutti in compagnia dell'incredibile Silvan. Grazie. Quindi un onore per noi essere qui. Per lei, la magia, che cos'è? Non vorrei giocare sull'immodestia, sulla falsa modestia, poi che è la cosa più brutta che esista. È parte integrante di me stesso, è la mia vita. Io ho sempre vissuto di magia, collateralmente con tutto quello che chiaramente può vivere un uomo. Ci sono altre cose molto importanti nella vita, ci sono delle cose che non puoi fare a meno, come il cibo, come la musica, ma la magia è entrata come un bacillus magico quando avevo soltanto 7 anni. E da 7 anni non mi ha più lasciato, quindi è trascorso molto tempo e ancora adesso ho un grande amore, nutro un grande affetto, è come se fosse qualche cosa che fa parte di me stesso. Cioè io sono Aldo Savoldello in realtà e sono Silvan, però Aldo Savoldello e Silvan sono due personalità. Direi che sono due personalità che non si sovrappongono, si sintetizzano, si complimentano a vicenda. Un po' come può essere un chirurgo, un prete, un vescovo, un otorinolaringoiatra. Rimane sempre tale, anche se poi smette di indossare il camice bianco o smette di indossare magari l'abito talare. Rimani dentro e io è una vita che faccio il mago. E stasera con 500-600 c'erano presenti, abbiamo fatto questa cosa molto simpatica perché mi sono state poste delle domande, alle quali ho dato una risposta. È stato molto bello perché vedi che c'è vitalità in tutti coloro che erano presenti questa sera. E poi naturalmente quello che abbiamo fatto un paio di giorni fa, da ricevere una standing ovation da 2500 maghi, questo non può che creare dentro di te un affetto per tutti coloro che fanno della magia, che è una cosa è lavorare per il pubblico, quindi la stand innovation per il pubblico normale è quasi naturale, ma per i colleghi che fanno più o meno anche loro quello che faccio io
vedere questa standing ovation, vedere sta gente in piedi per questa standing ovation mi ha riempito di gioia. Ma ricordiamoci una cosa, riempito di gioia in quel momento, riempito di gioia non tanto per Aldo Savoldello, ma per Silvan come italiano, perché davanti a tanti colleghi io volevo sottolineare, evidenziare soprattutto di essere italiano. Ed è quello che feci ultimamente anche a Hollywood, quando mi è stato consegnato appunto questa onorificenza, The Master of Fellowships. È considerato da molti il top, no? Non si può avere di più. Ebbene, io sono salito sul podio e ho detto a tutti: signore e signori, buonasera e grazie infinite per questa serata. E poi ho detto: I'm so sorry, I'm speaking Italian. You are all English, you don't understand Italian. Well, just to let you know that I am Italian. I am Venetian and I live in Rome. And that's it. And è una grande soddisfazione, perché porta alla ribalta la magia, che non dimentichiamo in Italia la sua storia, che ovviamente non va dimenticata, la sua storicità, nell'essenza proprio della parola prestidigitazione, no? È stata inventata, direi, in Italia. Ha capito? Preste, digitus e via dicendo. E continuiamo a portare avanti questo discorso. Siamo felicissimi. Quindi a tutti coloro che ci stanno guardando, spero che non avete annoiato. Vi saluto e a tutti, come si dice? Sim sala bim. Ciao. Ciao. Grazie mille. Posso fare una foto? Nel 2015 il presidente del FISM è stato Domenico Dante. Non sono io, non sono io. Siamo qui, diciamo, l'ultimo giorno di questa incredibile manifestazione che è FISM Italy 2015. Siamo in compagnia di Domenico Dante. Chi è Domenico Dante per Domenico Dante? Io attualmente sono il presidente mondiale della federazione della FISM, la Federazione Internazionale delle Società Magiche, e mi occupo della promozione dell'arte magica a livello mondiale. Credo che il qualificare l'arte magica, aiutando i giovani a capire qual è la strada da intraprendere sia a livello amatoriale sia a livello professionale, sia una cosa importante. Anche perché molte volte ci sono giovani che desiderano poter immaginare di vivere con questa attività. Quindi quantomeno bisogna che sappiano, che siano a conoscenza delle difficoltà oggettive che questo comporta. Com'è stato quando l'hanno annunciata presidente del FIS? Cosa ha sentito? Essere eletto a capo della magia internazionale è una grossa soddisfazione, anche se comporta notevoli responsabilità. Però ecco, la cosa che più mi fa piacere è il fatto di poter intervenire praticamente su determinate scelte che possono agevolare l'arte magica nel futuro. Il mio sogno è quello di far sì che la magia sia un'arte più rispettata di quello che è adesso. Molte volte quando si parla di cultura i maghi fanno orecchie da mercanti, non è così semplice, insomma. Ma lei ha una definizione personale di magia? Io parlerei di caratteristiche della magia, perché sono quelle che più influenzano il nuovo trend o il trend per il futuro. In due parole, la magia, se dovessi definirla con una parola, direi magia è uguale emozione. Se non mi dà emozione, per me non è interessante. Io sono giurato internazionale da 25 anni, anche nel FISM. Ci sono sempre state due scuole, una scuola tecnica e una scuola emozionale. La scuola tecnica è quella tutto sommato che guarda le difficoltà esecutive di un determinato effetto, di un determinato gioco, di una determinata capacità. C'è un'altra scuola che guarda esattamente in senso opposto, cioè guarda il fatto che l'artista riesce comunque a trasmetterti un'emozione, a farti sognare, a farti dimenticare, a farti sperare, e per me questo è l'aspetto importante, anche perché una velocità con cui il show business brucia attori e spettacoli, farei adorato ancora adesso, ma non perché fa volare 4-5 palline
ma perché la simpatia che ha, il modo di porsi che ha è unico, è suo, per cui resterà indelebile e non potrà mai essere copiato. Riuscirebbe a dare una proporzione di quanto tecnicismo e quanta emotività ci vuole per entrare nel cuore della gente? La parte emotiva sia la più importante, perché la gente non sa quanto difficile è fare una cosa. Il pubblico italiano, che è abituato a degli spettacoli televisivi estremamente importanti, non sa dirti quali sono le qualità dello scenografo, dell'artista, però ti sa dire se lo spettacolo è bello o no. Quindi anche la persona di minor livello sociale, un peso stesso buono come quello che non ha le competenze specifiche dello show business, però sa dirti se piace o no. Il nostro paese, a differenza di altri stati, anche una commessa si veste estremamente bene, perché ha il gusto acquisito vedendo gli stilisti, vedendo gli altri, vedendo che è quel gusto che acquisisci piano piano e ti permette di un giudizio finale, pur non conoscendo gli ingredienti. La gente non sa perché piace, non ha fatto un'analisi della prestazione, però evidentemente il succo poi è quello che conta. Volevo sapere se ha anche una definizione di realtà. Che cos'è la realtà? E se ce n'è una di più? Se n'è, la realtà, io sono Capricorno, con ascendente in Acquario, il che vuol dire che io sono un sognatore coi piedi piantati per terra. Bene o male che sia, questa è la realtà, cioè significa che tutti i sogni che io ho comunque devono fare conto di quello che è l'esigenza della vita. È inutile che uno voglia fare grandi illusioni, c'è la moglie, è sposato e quello non ci sente e non vuole fare quella vita, perché lui ha bisogno di una partner. E se vogliamo, si deve fare delle scelte ben precise che non sono basate sui propri sogni, sono basate su elementi molto pratici. Purtroppo molti artisti fanno questo errore, sono sognatori e basta, e poi si ritrovano a 40 anni, 50 anni a sbattere contro il muro a velocità senza un soldo, perché non hanno investito male, perché non hanno saputo mettere da parte, perché questo, perché quello, e poi si arrabbiano col mondo. Questa è una realtà che bisogna valutare con molta attenzione, perché finché si è giovani si può fare quello che si vuole. Il tempo passa purtroppo per tutti e bisogna far sì che gli anni a venire siano quelli poi che garantiscono una vita decorosa. Quando si va a mangiare o si va al supermercato non si può porre la carta di credito, bisogna che funzioni e 100-200 euro non possono essere moltiplicati. E se vuole dare un consiglio per le nuove generazioni che vogliono intraprendere la strada della magia? Quello che consiglio è intanto di anche lì mettere i piedi per terra, vale a dire, vuoi farlo per hobby? Vuoi farlo come semiprofessionista? Vuoi farlo come professionista? A seconda di quello che scegli dovrai fare delle strade diverse. Perché se lo fai come per hobby puoi fare quello che vuoi, non c'è nessun problema. Se lo fai come secondo lavoro, ok. Se lo fai come professionista devi avere il coraggio e la forza di seguire la testare di preparazione che ti portano ad avere maggiori chance di avere successo. Bisogna avere il coraggio di sempre di vendersi bene con gli altri, anche magari bleffando un po', però poi quando si torna a casa bisogna avere il coraggio di guardarsi allo specchio. Per quale motivo? Perché la magia sfortunatamente è una di quelle pochissime arti o mestieri in cui non c'è controllo. Se uno gioca a golf e si presenta, la prima cosa che gli chiedono è che handicap hai. L'handicap è il numero di tiri che ti danno di vantaggio perché sei appena entrato, eccetera. Se quello ti dice ho un handicap 36, significa che è entrato ieri. Se uno ti dice io ho handicap 0, significa che è un maestro. Come ti chiami tu? Mi chiamo Paolo, dove sei? Io sono di Ravenna, sono il miglior mago dell'Emilia Romagna. Chi può dire il contrario? Chi è che può dire no, tu fai schifo? E in un mondo in cui nessuno ha il coraggio di dirti fai schifo, io il coraggio ce l'ho, perché una delle cose che ho sempre detto ai miei amici, non chiedetemi un parere sul vostro spettacolo se non volete sapere la verità. Perché se mi chiedete un parere, io ve lo do da persona competente,
però vi dico quello che penso veramente. Se no, non chiederlo, è andato a chiedere a altri, tanto c'era sempre persone che dicono bravissimo, bravissimo, bravissimo. Beh, Grazie mille allora. grazie a voi, disponibilità. Grazie, piacere, È stato un piacere. un piacere mio. Tra spettacoli, balli e risate, arriviamo all'ultimo giorno del FISM, che coincide anche con la fine della nostra straordinaria avventura. La domanda sorge spontanea. Che cosa abbiamo imparato? Magic on Bicycle.